Occhio di lince, ciao, mi chiamo Edo Thomas, sono un insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Andiamo alla pratica! Allora, partendo dalla posizione del Tadasana, ora non più con le gambe divaricate ma con i piedi quasi uniti, la distanza tra gli alluci è di circa 1 centimetro, poi la distanza tra i taloni di circa 2 centimetri, quindi i bordi esterni dei piedi sono praticamente paralleli, quindi questo è il Tadasana per le posizioni successive. Intreccerò le dita delle mani, quindi pollici uniti, premo i pollici per cui le mie avambraccia ruotano dall'interno all'esterno, i gomiti si portano in basso e piano piano porterò le braccia verso l'alto. Bene, allora mi giro di fianco così faccio veramente quindi la posizione. Questa posizione con le braccia in alto è Urdhva Hastasana, ok? Adesso andiamo Ardha Utthana. Mi metto sempre con i piedi uniti, faccio esattamente la stessa presa, intreccio le dita delle mani, pollici che premono, porto i tricipiti verso il basso, gomiti verso il basso, porto le braccia in alto per cui farò Urdhva Stasana per poi dopo fare Ardha Uttanasana. Praticamente il tronco deve piegarsi dal bacino, quindi il bacino fa il movimento di anteroversione, la colonna è esattamente stabile come nella posizione di Urdhva Stasana e le braccia resistono e non crollano in basso, per cui la colonna è completamente distesa. Okay? Ovviamente questo è un livello già più avanzato rispetto al principiante, perché magari il principiante non riesce proprio a mantenere la colonna a 90 gradi. Se invece può anche fare una cosa di questo genere, no? Non tanto a 90 gradi, ma a circa 45 gradi, per cui le gambe sono dritte, la colonna è dritta, ma a 45, non a 90. L'importante è che le braccia non cedono, devo prendere come punto un punto che non dovrei andare oltre, un punto di riferimento, ecco, sono le orecchie. Se le braccia cedono più basso rispetto alle orecchie vuol dire che tutta la colonna mi sta portando verso il basso, per cui devo stenderla, ok? Si potrebbe anche fare l'Urdhva Stasana, come dire, Urdhva Stasana no, l'Ardha Uttanasana con le mani ai fianchi, per cui se non sei pronto, se la colonna non è forte ancora abbastanza, posso mettere le mani ai fianchi e fare esattamente la stessa posizione ma in una maniera modificata, ma una piccola quindi regressione. Quindi l'Ardha Uttanasana è a metà dell'Uttanasana, ok? Quindi siccome oggi andiamo a vedere 3 posizioni e farò una piccola sequenza su queste 3 posizioni, quindi io finisco con le spiegazioni di questa posizione che è l'Ardha Uttana fin qui. Vorrei soltanto aggiungere una cosa. Dal momento in cui ti pieghi il tronco, vieni da fare questo movimento se non hai tanta flessibilità sulla parte posteriore delle cosce, ma devo avere esattamente il peso sui centro dei metatarsi. Quindi non fare questo movimento verso i taloni, anche perché facendo verso i taloni il bacino fa una retroversione.
ok? Ovviamente con le braccia estese, con le braccia vicino alle orecchie, eccetera, è molto più intenso, ok? Andiamo alla posizione successiva, che è il Mahavajra. Quindi parto del Tadasana, intreccio le dita e le mani, porto su e andiamo. Potrei fare questa piccola sequenza, quindi partendo da Tadasana, andando su Urdhva Stasana, che è le braccia su in alto, Ardha Uttanasana, Mahavajra e tornare su in cima in Urdhva Stasana. Quindi fare questa sequenza, piccola sequenza diverse volte, esattamente per cercare di stabilire il rapporto tra le braccia, la mia colonna vertebrale e i movimenti che collegano una posizione all'altra. Quindi abbiamo visto Tadasana con i piedi uniti, abbiamo visto Urdhva Stasana con le braccia su in alto, Ardha Uttanasana con tronco a metà e il Mahavajra come 4. Avevo detto 2 posizioni, ma la verità sono 4 posizioni, perché siccome ho collegato queste 4, quindi valgono 4 posizioni. E l'ultima posizione andiamo a Utkatasana, che è la posizione della sedia, per cui potrei utilizzare lo stesso aggancio delle dita delle mani, per cui faremo una piccola sequenza, ma adesso farò vedere l'Utkatasana, oppure come le posizioni classiche con i palmi uniti. Per una questione di sequenza di quello che sto facendo, farò con le dita delle mani, non questo appoggio, ma con le dita delle mani intrecciate. È una variante e quindi per cercare di portare e muovere i tricipiti e di allargare di più le spalle per non creare una contrazione esagerata sul trapezio superiore, che non deve venire verso il collo, ma deve essere portato alle scapole più in basso. Per cui quando faccio questo movimento, le scapole tendono a scendere più verso il bacino. Allora, l'Utkatasana mi metto di fianco così vedi meglio, sarebbe esattamente Urdhva Stasana, allora faccio l'Urdhva Stasana e poi come se io dovessi sedermi su una sedia, ma non perdere esattamente l'estensione della colonna, né la posizione della testa, né nemmeno delle braccia. È una posizione molto forte per quanto riguarda la colonna vertebrale, ok? Se vuoi sperimentare, provare questa posizione, stare lì 15, 20, 30 secondi, vedrai che la colonna la senti veramente tanto, la contrazione sulla parte posteriore del tronco, quindi tutti i muscoli della colonna vertebrale, ok? Ovviamente se io cedo un attimo le braccia o cedo la testa, perdi esattamente gli effetti di tutte queste contrazioni, quindi se io ho difficoltà sulle spalle, di mobilità articolare sulle spalle, potrei fare esattamente Utkatasana con le mani intanto. Non guardare in basso, guardo verso l'orizzonte. Gomiti dietro, scapole unite e rimango lì. Proprio come se io dovessi sedermi su una sedia. Allora, lo facciamo esattamente una piccola sequenza con queste 5 posizioni. Quindi partendo dalla posizione di base, che è il Tadasana piedi uniti, poi le braccia su in alto, Urdhva Stasana, poi tronco a metà, Ardha Uttanasana, poi scendiamo, flettiamo le gambe, Mahavajra e poi per ultimo Utkatasana. Adesso faccio le 5 posizioni insieme, ok?
mi metto di fianco e via. Prima la prima volta facciamo 3 volte insieme. Seconda volta. Due. E la terza. Ecco, allora un altro suggerimento qui, ogni volta che poi ti muovi di una posizione all'altra, quindi il passaggio di una posizione all'altra, cerca sempre di espirare, oppure puoi restare anche un paio, 2-3 respiri sulla una posizione, ma ricordati che sempre nel cambiare, quindi di passare da una posizione all'altra, espirare. Bene. Per oggi ho finito e ci vediamo lungo la strada. Ah, ecco, iscriviti al mio canale, accendi la campanella, iscrivi, eccetera, eccetera. A domani!